Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi di questo banchetto fresa che ho comprato su Amazon e mi è costato 63 euro, inclusa la spedizione, e dopo alcune prove che ho fatto oggi e che vi farò vedere ovviamente, mi sembra che si comporti bene. Il modello è OFT 855. Ma ricordati che un maker il banco fresa se lo costruisce da solo, non lo compra su Amazon. Beh, sì, in effetti io stavo già costruendo un banchetto fresa, vi lascerò pure delle immagini in cui si vede mentre ci lavoro, però obiettivamente lo stavo facendo con dei materiali di recupero e non erano proprio adattissimi, quindi ho lasciato perdere, ho preferito investire su questo banchetto fresa, quindi ho detto io provo, se va bene, effettivamente va bene, altrimenti faccio il reso, perché Amazon offre la possibilità di fare il reso se i prodotti non vanno bene. E sinceramente, leggendo le recensioni, ho visto che il pianetto era considerato di buona qualità perché è perfettamente dritto. Le estensioni comunque hanno una buona tenuta se fissato con questo telaietto che vedete, che comunque vi farò vedere anche meglio, e il tutto diventa più stabile. Quindi obiettivamente penso che sia un banchetto fresa che a livello hobbistico, se non dovete fare dei lavori particolarmente accurati, probabilmente può andare bene, perché la battuta parallela è abbastanza rigida, è in plastica ma è plastica grossa, in più ha lateralmente delle sporgenze a 45 gradi che gli danno ulteriore sostegno. Va bene anche il sistema di respirazione, quindi mi sento di consigliarvelo e dirvi che è un prodotto che, se vi serve per lavori hobbistici, può andare bene. Quindi adesso vi lascio le immagini dell'unboxing, il montaggio delle varie parti, alcune piccole modifiche che ho portato per personalizzarlo sia ai miei utensili che qualche altro piccolo dettaglio. Comunque adesso vedremo tutto da vicino per bene. Unboxing. Allora, all'interno della confezione troviamo manuale di istruzione, alcuni adattatori da mettere sulla parte superiore in base alla dimensione della fresa che dovremo utilizzare, i due pianetti laterali, un goniometro e gli accessori che ci servono a tenere il pezzo stretto verso la fresa, le quattro gambe, un interruttore con il fungo di emergenza, la battuta parallela con l'alloggiamento per l'aspirapolvere e una protezione in plastica trasparente, un po' di ferramenta ed il pianetto vero e proprio della fresatrice. È abbastanza robusto, in alluminio, ben rifinito, perfettamente dritto, non ha aria da nessuna parte, quindi perfettamente allineato. Questo si vede che è una buona qualità. Vi farò poi una ripresa pure da vicino per vedere bene il tutto. Dietro è rinforzato, ottenuto per fusione, sembra fatto bene. Poi ci sono le estensioni laterali, come anche le gambe, che sono in lamiera, è una lamiera di 1 millimetro circa, forse poco di più, no, è 1 millimetro, comunque è abbastanza rigida. Sulla parte posteriore abbiamo l'alloggiamento per la fresatrice, solo che delle mie fresatrici, sia questa Black & Decker non riesce ad alloggiarsi per pochissimo, c'entra quasi perfettamente, però c'è qualche millimetro che mi impedisce di alloggiarla, e quella Parkside c'entrerebbe, però andrebbe fatto un piccolo lavoro con la sverigliatrice per rimuovere un angolo. Infatti si alloggia quasi perfettamente tranne quest'angolino, quindi basterà togliere circa un centimetro da questa parte con la smerigliatrice e si risolve il problema, perché la base che ho tolto dalla fresatrice della Parkside comunque c'entra perfettamente, quindi come vedete potremmo riuscire a inserirla tranquillamente. Adesso prendo le misure, faccio i fori, dopodiché gambe, battuta parallela, eccetera. Quindi con l'ausilio di un po' di nastro adesivo ho tracciato i segni, adesso praticherò i fori. Quando fate questo tipo di lavoro mettete sempre qualcosa che protegga il piano di lavoro, altrimenti rischiate di bucarlo. Adesso farò una svasatura sulla parte superiore per poter alloggiare la testa delle viti, altrimenti scorrendo il pezzo andrebbe a sbattere contro la testa della vite e si bloccherebbe, vanificando la regolarità del piano e tutto il resto.
lo spessore del metallo che abbiamo da questa parte è di 4 mm e 82, quindi abbiamo quasi 5 mm di spessore. Questo va a favore della qualità dello stesso pianetto. Prima di iniziare ad assemblarla ho deciso comunque di fare i lavori per poter alloggiare anche la fresatrice della Parkside, perché poi una volta montata il lavoro mi verrebbe molto più difficile. Adesso ci va perfettamente. Una volta fatti quindi i fori anche per l'altra fresatrice della Parkside, svasati perfettamente, io ho fatto un altro tipo di modifica che non vi sto consigliando di farla, però ve la faccio vedere. Quindi ho rimosso la parte interna dell'anello, la sporgenza nera, perché non mi consentiva di utilizzare frese di un diametro superiore, quindi io nel mio caso ho preferito toglierla, ma non è una cosa necessaria, a meno che anche voi non vogliate utilizzare delle frese più grandi. Quindi procediamo con l'assemblaggio mettendo ovviamente anche le gambe. Vanno messi in questo modo. Allora, mettete le prime 4 viti, ovviamente tutto lento, non va stretto già dalla prima vite. Operazione ripetuta quindi per tutte e 4 le gambe. Ancora è tutto lento, le viti non le ho strette perché per stringerle dobbiamo premere il pianetto contro la superficie in modo da avere tutto perfettamente allineato. Perfetto, quindi stringo tutte e 4 le gambe e poi procedo con il resto. Monto l'interruttore che ci permette di collegare l'alimentazione elettrica, quindi riceve la corrente da questa spina e poi da questa presa dà la corrente all'utensile. E questi sono gli interruttori che ci permettono di accendere e spegnere. C'è anche questa sorta di fungo d'emergenza che una volta premuto interrompe il funzionamento. Per poterlo riaprire basta abbassare questa linguetta e aprirlo. Un po' scomodo, però comunque almeno è sicuro. Va bene. E anche questa è fatta. Fresatrice messa al suo posto. Ed adesso è il momento della battuta parallela. Allora, devo ammettere che è in plastica abbastanza grossa, robusta, non si piega affatto, è molto dura, si piega leggermente se io forzo i 2 angoli in questo modo, ma comunque davvero fatta bene, mi piace. Obiettivamente ragazzi è fatta davvero bene. Per poterla fissare dobbiamo utilizzare la ferramenta che riceviamo in dotazione. Nella parte inferiore abbiamo gli alloggiamenti con la forma esagonale del dado e da questa parte sporgendo possiamo bloccarla quindi con la manopola e la rondella. Da questa parte e anche dall'altra. Adesso mettiamo i pressori, ovviamente con la direzione rivolta nel verso in cui verrà spinto il pezzo. Questi hanno semplicemente una vite dietro a galletto, a farfalla, come vogliamo chiamarla. Allora ragazzi, io ho finito l'assemblaggio, ho messo quindi l'interruttore, i pressori, ho collegato l'aspirapolvere ovviamente alla battuta parallela, in più ho creato questa cornice in legno con una base che mi permette di dare molta più stabilità. Infatti adesso è praticamente immobile, mentre prima era leggermente ballerina perché queste 4 gambe non gli permettono di avere molta stabilità, invece fissandolo in questo modo rimane ben salda. Inoltre la stessa cornice che ho realizzato si può bloccare poi con i morsetti a piano di lavoro, quindi è perfetto. Questo è l'interruttore che ci permette di comandare l'utensile senza intervenire sullo stesso. Ovviamente il tasto di accensione e di sicurezza dell'utensile va bloccato con una fascetta. In questo caso poi premendo il tasto verde si accende e con il tasto rosso che è in alto si spegne. Adesso avvicino l'inquadratura, vi faccio vedere altri 2 dettagli. La protezione trasparente per la fresa ha questo ritorno a molla che la fa ritornare appunto nella sua posizione di massima estensione. Poi sulla parte sinistra c'è questo sistema con questa scala
millimetrata che ci permette di spostare questa parte in avanti. Ovviamente poi fissarla stringendolo. E l'ingresso dell'aspirapolvere ha questa griglietta per evitare che eventuali parti più grandi possano essere aspirate. Il pianetto è perfettamente dritto, scorrevolissimo, quindi facendo tutte le prove mi sono reso conto che obiettivamente il pianetto va bene. Eventualmente, se si decide di acquistare un oggetto del genere, si può sfruttare anche il pianetto per incassarlo in un banco fresa autocostruito. In dotazione troviamo anche questo goniometro, molto economico, semplicemente plastica, anche se è plastica dura, però comunque si vede che è un goniometro molto economico al quale non so quanto affidamento fare. Tra l'altro nella sede si muove, quindi è il classico goniometro che si trova in dotazione con questi utensili. È solo che questo è leggermente più economico. Non so, non ci farei tanto affidamento, infatti non farò neanche dei test con l'utilizzo del goniometro, però si può utilizzare come spingipezzo, è sempre un accessorio in più che troviamo nella confezione. Le dimensioni del piano di lavoro, escluse le estensioni laterali, sono di 45 cm e mezzo per 33 cm. Mi è dispiaciuto invece tantissimo il fatto che abbia questo cavo così corto, forse saranno 40-50 cm di cavo, e questo ci obbliga ad utilizzarlo o con una prolunga oppure vicinissimo ad una presa. Se no dovremo comunque sostituirlo, perché da questa parte c'è la possibilità di aprire la scatola dove c'è l'interruttore e facilmente si può sostituire, col rischio però di andare incontro a manomissioni e quindi la perdita eventuale della garanzia. Quindi il consiglio migliore è quello eventualmente di utilizzare una prolunga. Facciamo due prove a fresare dei pezzi, vediamo come vengono. Praticamente una fresatura perfetta. Adesso farò una fresatura in questo pezzo di MDF che crea molta polvere, quindi collego l'aspirapolvere e vediamo pure come si comporta il sistema di aspirazione. Faccio questa inquadratura dall'alto in modo da vedere meglio anche il sistema di aspirazione e il comportamento della fresa. Adesso voglio fare la prova a fresare direttamente senza battuta parallela, quindi sfruttando il cuscinetto presente sulla fresa in modo da lavorare a mano libera. Perfettissimo. Riesce a fare delle fresature perfette. Qua il pezzo è tagliato storto, quindi ha seguito ovviamente l'inclinazione del pezzo, però per quanto riguarda la fresatura è andato eccellentemente. Proviamo anche a fare una scanalatura. Adesso proviamo una fresatura completamente a mano libera.
Anche in questo caso bordi perfettamente arrotondati, quindi adesso si può lavorare meglio senza avere le sporgenze che c'erano prima su questo taglio. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Io traendo le conclusioni vi dico che è un utensile economico che però funziona bene, che mi ha soddisfatto e che mi sento di consigliarvi. Come vedete le fresate sono riuscite perfettamente sia per quanto riguarda i bordi che per quanto riguarda la scanalatura, è venuta perfettamente dritta, una scanalatura che a mano libera ovviamente non si potrà mai ottenere. Su multistrato per tutta la lunghezza del suo perimetro ha lavorato pure bene, quindi devo dire che obiettivamente per il costo che ha è un utensile che ne vale la pena. Ha un buon sistema di aspirazione, ha una protezione sulla parte frontale che protegge la fresa da eventuali movimenti, che comunque bisogna fare sempre attenzione. Tra l'altro non dobbiamo mai avere felpe con i laccetti lunghi, questa ha dei laccetti cortissimi, perché altrimenti può essere avvolto dalla fresa e ci facciamo male. Ha un buon interruttore, questo tipo di interruttore se viene staccata l'alimentazione elettrica disattiva l'alimentazione all'utensile e una volta che noi ricolleghiamo la spina non partirà nuovamente se non premiamo noi volontariamente il tasto verde, quindi questa è una maggiore sicurezza, non c'è il rischio che se per caso dovesse andare via la luce al ritorno della corrente l'utensile parta automaticamente, oppure lo stesso se stacchiamo la spina e la ricolleghiamo non c'è il rischio che l'utensile inizi a girare, quindi ha dei sistemi sia di sicurezza che comunque in generale come qualità per il prezzo che ha secondo me va bene, è un utensile che ritengo che possa soddisfare tantissimi hobbisti. Ovviamente se voi siete dei professionisti questo tipo di fresatrice vi farà sorridere perché ovviamente cercate il massimo della precisione ed è giusto che sia così, però in un laboratorio da hobbista, soprattutto se non avete voglia per acquistare un mancofresa di valore più elevato o comunque di costruirvelo, questo secondo me vi solleva da ogni problema e vi dà la possibilità di avere una fresatrice e un bancofresa sempre a disposizione nel laboratorio che ci permetta di dare quel tocco in più ai pezzi che stiamo lavorando. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, darvi appuntamento a tutti i miei prossimi video, ma prima ricordatevi di iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella che trovate qua giù in modo da attivare le notifiche e ci vediamo per tutti i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!